Ciao e benvenuto in questo video sulla storia di Tommaso Buscetta, il famoso boss della mafia siciliana che ha deciso di diventare un pentito e tradire Cosa Nostra. Se sei appassionato di storia della mafia o semplicemente curioso di scoprire la vita di uno dei più importanti collaboratori di giustizia della storia italiana, allora questo è il video che fa per te. Attraverso interviste esclusive e immagini inedite, ti condurremo alla scoperta della vita da fuggitivo di Buscetta, della sua lotta per svelare i segreti della mafia e delle vendette terribili che ha dovuto affrontare. Non perderti questa emozionante storia di coraggio e tradimento, che ha cambiato per sempre il panorama della mafia in Sicilia. Iniziamo subito. È nato a Palermo, in Sicilia, il 13 luglio 1928. Era l'ultimo di 17 figli di una casalinga e di un vetraio. A 16 anni si è sposato con Melchiorra Cavallaro e ha avuto 4 figli. 2 dei suoi figli, Benedetto ed Antonio, sono stati uccisi durante la seconda guerra di mafia. Nel 1966 si è sposato con Vera Girotti in Messico e ha avuto un'altra figlia, Alessandra. 2 anni dopo, si è trasferito in Brasile, dove ha sposato Cristina de Almeida Guimarães in carcere nel 1978. Ha avuto altri 4 figli con lei. Durante l'adolescenza, Buscetta ha iniziato a lavorare illegalmente, come il furto di generi alimentari e la falsificazione delle tessere per il razionamento della farina durante il ventennio fascista. Era conosciuto come i Don Masino a Palermo per il suo lavoro illecito e il rispetto che aveva guadagnato. Tommaso Buscetta si sposò presto con Melchiorra Cavallaro, che era rimasta incinta, e si trasferì a Torino dove lavorò in una fabbrica di specchi. Dopo la nascita della figlia Felicia, tornò a Palermo e iniziò a lavorare per il suo padre. Nel 1945, all'età di 17 anni, entrò a far parte di Cosa Nostra e divenne parte del mandamento di Porta Nuova a Palermo. Nel 1948, si trasferì in Argentina con la sua famiglia e aprì una fabbrica di specchi a Buenos Aires. Tuttavia, a causa della concorrenza, dovette modificare l'attività e passare alla produzione di portaritratti a specchio. Nel 1950 si trasferì in Brasile dove la sua fabbrica ebbe un discreto successo, ma sua moglie non riuscì ad adattarsi e così, nel 1952, tornò a Palermo con la sua famiglia. Lì aprì un nuovo laboratorio insieme al fratello Fedele e lavorò per il boss Gaetano Filippone. Nel 1955, tornò a Buenos Aires dove c'era un colpo di stato in corso, ma tornò presto a Palermo. Lì si associò con altri mafiosi e si dedicò al contrabbando di sigarette e stupefacenti, diventando un killer pericoloso. Nel 1958 venne arrestato a Taranto mentre trasportava un carico di sigarette e trascorse 6 mesi in carcere. Dopo essere stato rilasciato, tornò a lavorare per la mafia e divenne uno dei principali contrabbandieri di sigarette e stupefacenti. Nel 1964 fu arrestato per contrabbando e trascorse 5 anni in carcere. Dopo essere stato rilasciato, tornò in Brasile dove incontrò Cristina de Almeida Guimarães e si sposò con lei in carcere nel 1978. Nel 1962, l'omicidio di Calcedonio di Pisa ha scatenato la cosiddetta prima guerra di mafia in Sicilia. Tommaso Buscetta, inizialmente schierato dalla parte di Angelo e Salvatore La Barbera, sospettati dell'omicidio, ma poi si è schierato dalla parte di Salvatore Greco. La polizia sospettò che Buscetta fosse coinvolto nell'agguato alla Barbera e nella strage di Ciaculli, in cui morirono 7 poliziotti. Buscetta fuggì in Svizzera e poi in Messico con la sua amante, Vera Girotti, e poi si trasferì negli Stati Uniti, dove aprì una pizzeria con l'aiuto della famiglia Gambino. Nel 1966 chiese a sua moglie Melchiorra di raggiungerlo a New York insieme ai loro figli, ma non le disse che aveva già un'altra famiglia lì. Nel 1968, Buscetta è stato condannato in contumacia a 10 anni di carcere per associazione a delinquere nel processo di Catanzaro contro i protagonisti della prima guerra di mafia, ma è stato assolto per insufficienza di prove per le imputazioni relative alla strage di Ciaculli. Nel 1970 Buscetta soggiornò sotto falso nome a Zurigo, Milano e Catania per partecipare ad alcuni incontri insieme a Salvatore Greco per discutere sulla ricostruzione della commissione e sul coinvolgimento di Cosa Nostra nel golpe borghese. In occasione di tale viaggio,
Il 17 giugno 1970 in via Romilli a Milano, venne fermato ad un posto di blocco mentre viaggiava in auto con Gerlando Alberti, Salvatore Ciaschiteddu Greco, Giuseppe Calderone, Gaetano Badalamenti e Gaetano Fidanzati, ma non venne riconosciuto poiché mostrò un passaporto falso, che recava il nome ad Alberto Barbieri. Per 10 anni riuscì a eludere la legge, utilizzando false identità, si fece chiamare Manuel Lopez Cadena, ad Alberto Barbieri e Paolo Roberto Felice, sottoponendosi anche a un'operazione di chirurgia plastica per modificare il suo aspetto fisico e spostandosi, da paese a paese, passando per gli Stati Uniti, il Brasile e il Messico. Venne arrestato dalla polizia brasiliana il 2 novembre 1972 perché ritenuto a capo di una banda di trafficanti internazionali che operava in Brasile, Argentina e Uruguay e spediva grossi quantitativi di eroina negli Stati Uniti. Buscetta racconterà anni dopo che nel carcere di Cuneo fu contattato da Ugo Bossi, uno degli uomini del boss Francis Turatello, suo compagno di cella, affinché trovasse come liberare Aldo Moro. Bossi racconterà ai magistrati che erano stati i servizi segreti a nominarlo mediatore. Nel 1980, durante il suo periodo di detenzione in carcere, gli venne concessa la semilibertà, ma decise invece di fuggire e nascondersi nella villa di Nino Salvo, protetto dai boss Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, che volevano convincerlo a unirsi a loro per uccidere il loro rivale Salvatore Riina. Nel 1981, Buscetta decise invece di tornare in Brasile con sua moglie e i figli, dove si dedicò all'attività di disboscamento. Nel frattempo, in Sicilia ebbe inizio la seconda guerra di mafia e i corleonesi, guidati da Riina, eliminarono Bontate e Inzerillo. I cugini esattori Ignazio e Antonino Salvo cercarono allora di convincere Buscetta a tornare in Sicilia per guidare la riscossa contro i corleonesi. I corleonesi cercarono di uccidere Buscetta, ma non ci riuscirono perché si trovava in Brasile. Invece, attuarono vendette trasversali contro i suoi parenti, uccidendo 2 dei suoi figli, un fratello, un genero, un cognato e 4 nipoti. Buscetta tentò di uccidere il suo capomandamento Pippo Calò, che aveva fatto causa comune con i corleonesi, ma il piano fallì. Nel 1983, Buscetta fu arrestato in Brasile insieme alla moglie e ad altri suoi uomini. Fu estradato in Italia e, nel 1984, decise di diventare pentito, fornendo informazioni importanti sulla mafia siciliana che portarono all'arresto di molti esponenti della mafia. In Italia aiutò i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a conseguire importanti successi nella lotta alla criminalità organizzata. I 2 giudici vennero poi entrambi uccisi dalla mafia. È stato il testimone chiave del maxi processo che ha portato a mandare in prigione quasi 350 membri della mafia. Buscetta ha rivelato l'esistenza e il funzionamento della commissione mafiosa siciliana. Ha permesso a Falcone di sostenere che Cosa Nostra era una struttura gerarchica unificata governata da una commissione, e che i suoi leader, che normalmente non si sporcavano le mani con atti criminali, potevano essere ritenuti responsabili di attività criminali commesse a beneficio dell'organizzazione. Questa premessa divenne nota come teorema Buscetta e sarebbe stata legalmente riconosciuta con la conferma della sentenza del maxi processo nel gennaio 1992. La sua testimonianza nel processo Pizza Connection di New York a metà degli anni '80 ha permesso la condanna di centinaia di Stati Uniti, tra cui Gaetano Badalamenti. Come ricompensa per il suo aiuto, Buscetta è stato autorizzato a vivere negli Stati Uniti sotto una nuova identità nel programma di protezione dei testimoni. È stato riferito che si è sottoposto a un intervento di chirurgia plastica per nascondere la sua identità. A volte rilasciava interviste ai giornalisti, anche se la sua faccia era distorta quando appariva nei documentari. In un'intervista con il giornalista Enzo Biagi, Buscetta si è vantato allegramente di aver perso la verginità all'età di 8 anni con una prostituta che gli ha fatto pagare solo una bottiglia di olio d'oliva. Buscetta si è sposato 3 volte e ha avuto 6 figli, e ad un certo punto è stato brevemente sospeso dalla mafia per aver abbandonato la sua prima moglie, essendo evidentemente l'adulterio un crimine più grave dell'omicidio agli occhi dei suoi compagni mafiosi. Giudici e poliziotti hanno trovato Buscetta molto educato e intelligente, anche se a volte incline alla vanità. Come ogni informatore, Buscetta a volte era piuttosto parsimonioso con la verità. Una volta ha affermato di non aver mai spacciato stupefacenti, anche se una volta si è smentito dicendo che tutti nella mafia erano coinvolti nella droga, senza esimersi da questa affermazione.
Inizialmente ha negato di aver mai ucciso qualcuno, ma in seguito ha ammesso in un'intervista televisiva di essere un assassino. Alcune delle sue bugie avevano motivazioni comprensibili. Negli anni '80 disse di non essere a conoscenza dei legami che vari politici come Salvo Lima avevano e Giulio Andreotti con la mafia, ma negli anni '90 ammise di essere a conoscenza di tali legami, affermando di aver finto ignoranza durante gli anni '80 perché i politici in questione erano allora al potere, e aveva temuto per la sua vita anche all'interno del sicurezza offerta dal programma di protezione dei testimoni. Solo dopo gli omicidi sui giudici dell'antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel 1992, Buscetta decise di parlare dei legami tra mafia e politica. Il 16 novembre 1992 Buscetta testimoniò davanti alla commissione antimafia presieduta da Luciano Violante sui legami tra Cosa Nostra e Salvo Lima e Giulio Andreotti. Ha indicato Salvo Lima come il referente della mafia nella politica italiana. Salvo Lima era, infatti, l'uomo politico a cui Cosa Nostra si rivolgeva più spesso per risolvere i problemi dell'organizzazione, la cui soluzione era a Roma, ha testimoniato Buscetta. Buscetta è morto di cancro nel 2000, all'età di 71 anni, dopo aver vissuto pacificamente i suoi ultimi anni da qualche parte negli Stati Uniti. Grazie per aver guardato questo video sulla storia di Tommaso Buscetta, il boss della mafia siciliana che ha deciso di diventare un pentito e tradire Cosa Nostra. Spero che questo video ti sia piaciuto e che tu abbia scoperto qualcosa di nuovo sulla vita di questo famoso collaboratore di giustizia. Se vuoi rimanere aggiornato su altre storie interessanti e documentari sulla storia della mafia, non dimenticare di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi video. Grazie ancora per avermi scelto e a presto per nuove emozionanti storie.